Ci sono piccoli segreti che fanno davvero la differenza in casa. Oggi te li mostro tutti: pulizia, tessuti, profumo e risultati che si vedono subito. Oggi vi porto con me 3 i miei trucchi di casa preferiti, quelli che uso davvero, quelli che funzionano e che ti semplificano la vita. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo una prova insieme e inizio rimuovendo tutti gli accessori dal forno, anche le griglie, che come vedete sono davvero molto sporche, con macchie ostinate e difficili da eliminare. Per la pulizia utilizzo la pasta rosa di Everdrop. Finalmente ho avuto la possibilità di testare questa pasta, una soluzione più sostenibile ma allo stesso tempo davvero efficace. Mi piace perché pulisce a fondo senza lasciare quei classici odori chimici che poi si sentono quando andiamo a cucinare. Lo applico su tutta la superficie e lascio agire qualche minuto, così riesce a sciogliere anche lo sporco più resistente. Nel frattempo pulisco anche le griglie, anche qui lo sporco era davvero difficile da rimuovere. Quando riapro il forno si sente subito una sensazione di freschezza, un profumo pulito delicato, per niente invasivo. E questo è il risultato finale. Guardate anche voi, il forno è completamente pulito, brillante e pronto per essere utilizzato. Passo poi alle tazze che nel tempo si sono segnate con il cucchiaino, creando quelle fastidiose striature grigie. Anche qui con la pasta rosa in pochi secondi riesco a rimuovere questi segni e a riportare pulite e luminose. Ragazzi, veramente fantastica questa pasta, e poi quando lo uso sento questo profumo così buono, così. Allora la utilizzo anche sul fondo di questi pirofili in ghisa. Non è un prodotto pensato per danni profondi, ma è perfetto per la manutenzione quotidiana e per migliorare visibilmente l'aspetto, soprattutto in modo ecologico. Poi passiamo a questi bicchieri ingialliti e in pochi secondi tornano brillanti e trasparenti. Qui si vede bene la differenza: da una parte il bicchiere è opaco, dall'altro è completamente pulito. Ho messo anche qua sopra su questo marmo, nel senso che riuscite a vedere la differenza. La lavastoviglie si rilava, però non li fa così brillanti. Guardate anche voi la differenza fantastica, così abbiamo dei bicchieri lucidi sempre. Anche la tazza di tè l'ho lasciata apposta, io faccio tanto il tè nero, per cui si sporca velocemente la tazza. Ed è tornata perfettamente pulita con pochissimo prodotto. La utilizzo anche su un tegame che tende a formare ruggine sul fondo. Ho questo problema con questo set, lui è ancora buono, si presenta bene, però sul fondo, ecco, inizia a fare le ruggine. Io l'ho lasciato ancora di più nel modo per mostrare bene il video e riesco a migliorare molto l'aspetto, rendendo di nuovo pulito e curato. E questo è il risultato finale, tutto pulito, luminoso e curato nei dettagli. E adesso passo a un strumento che trovo davvero fantastico: questa spazzola elettrica. Ha una rotazione potente ma controllata, non si blocca. Faccio la prova davanti a voi e basta semplicemente accompagnarla senza fare sforzo. È perfetta per le pulizie quotidiane di cucina, in bagno, perché riesce a lavorare in profondità anche nei punti più difficili. La utilizzo insieme alla pasta rosa di Everdrop per un risultato ancora più efficace. Questo vaso in marmo aveva diversi segni. Applico la pasta, la lascio agire qualche minuto, dopodiché con una spugnetta ho passato e il risultato è immediato. È più lucido, pulito e con una piacevole sensazione di freschezza. Passo poi al velo, che era opaco e macchiato. Con la spazzola elettrica e un po' di prodotto riesco a pulire a fondo senza alcun sforzo.
Ho lavato con questa pasta, ragazzi, anche sulle superfici della cucina, dove si accumula facilmente l'unto. Bastano due passate leggere per rimuovere tutto senza dover insistere. Ho lavato bene anche sopra al forno dove c'è il vetro, mi l'ha lasciato tutto brillante proprio. Dopo comunque ho risciacquato bene, ho asciugato giustamente. Il risultato è veramente una superficie pulita, opaca e senza residui, ma quello che mi è piaciuto di più è proprio questo odore, questo profumo che ti veniva di spalmarla ovunque. Sicuramente questa pasta, ragazzi, sarà molto apprezzata da quelle persone che amano detersivi delicati e con non invasivi, anche con profumi forti. Questa ti lascia una sensazione fresca e molto piacevole. Ho lavato anche questo marmo, questo tagliere in marmo, ecco, così chiariamo anche, questo è un tagliere in marmo che sempre a tutti sembra che è un piano cottura, è un tagliere in marmo che l'ho fatto su misura io, e anche lui, vedete, io lo faccio proprio davanti con il telefono in mano per mostrare come mi lascia tutto brillante questa pasta. Guardate che soddisfazione! In pochi passaggi tutta la cucina è pulita, brillante e curata nei dettagli, e tutto ciò senza fatica. Un altro strumento che trovo davvero utile in casa è questo levapeluche elettrico. Nasce per i capi, ma in realtà è perfetto anche per la cura di tanti tessuti in casa. Ad esempio, questo è il punto preferito del mio gatto. Quando voglio una pulizia veloce, passo semplicemente il levapeluche, così rimane tutto pulito. In pochi secondi il divano torna subito pulito e ordinato. Lo utilizzo anche sui tessuti più rovinati, ragazzi, come questa panchina, ad esempio, ha questi fili usciti fuori dove si erano formati fili e piccoli difetti. Con pochi passaggi riesco a rimuoverli e a ridare un aspetto molto più curato. Passiamo ai miei amati maglioni e pantaloni di cashmere. Prima del cambio stagione mi piace prendermi cura anche dei miei capi di cashmere. Li appoggio su una superficie e passo delicatamente il levapeluche, soprattutto nelle zone più soggette come maniche e punti di sfregamento. Rimuovere i pelucchi è molto importante perché aiuta a mantenere il tessuto più morbido e bello nel tempo, per non parlare poi di aspetto visivo. Quando parli con qualcuno e vedi un bel cashmere curato, no? Indossato, dona sempre quella sensazione di ordine e di pulito. Lo utilizzo anche sui pantaloni e altri capi in lana per un risultato sempre ordinato. Una volta puliti, ripongo i capi in un contenitore, questi di Ikea bianchi. Aggiungo anche un disco profumato utile anche per proteggerli con vari profumi. Li conservo così pronti per la stagione successiva, così so che ho già tutto il cashmere pronto per il prossimo inverno. In questo modo so che quando arriverà il prossimo inverno saranno già perfetti, morbidi, profumati e pronti da indossare. Dopo il cashmere passo a capi ancora più delicati come la seta.
Prima di tutto chiudo sempre i bottoni della camicia prima di lavare. In questo modo evito che il tessuto si rovini o che si tirino eventuali fili. Inserisco poi i cappi all'interno di sacchetti in rete. Sono fondamentali per proteggere i tessuti durante il lavaggio. Li chiudo bene e li metto in lavatrice, così i cappi restano protetti e non subiscono stress durante il lavaggio. È un piccolo accorgimento, ma fa davvero la differenza. Imposto la lavatrice su un programma delicato specifico per capi sensibili e utilizzo il detersivo delicato di Everdrop, pensato proprio per rispettare le fibre più leggere. Ne basta una piccola quantità per detergente in modo efficace senza aggredire il tessuto. Mi piace prendermi cura anche dei tessuti della casa, come le tende. In un altro video ho dimostrato come possiamo sbiancare le tende. Oggi utilizzo il profumatore per il bucato Everdrop anche per dare una sensazione di freschezza all'ambiente. Scelgo sempre le fragranze in base a quello che sto lavando. Per le tende preferisco profumi più leggeri e naturali, per i capi qualcosa di più avvolgente e per le lenzuola invece una fragranza fresca e pulita. Con questo set di profumazioni posso variare ogni volta e creare un'atmosfera diversa in tutta la casa. E poi c'è il momento più bello, la lenzuola appena lavate, stese all'aria aperta, quel profumo pulito, naturale e una fragranza così delicata che sembra di essere in un giardino fiorito, anche quando i fiori non ci sono. Ormai quasi tutti abbiamo in casa una spira e lavapavimenti, ma c'è una cosa che noto spesso, anche utilizzando detergenti specifici spesso non rimane quella sensazione di profumo nell'ambiente. Per questo utilizzo qualche goccia di questo detergente Nuncas. Ne basta davvero pochissimo per fare la differenza. È un prodotto che non crea troppa schiuma, quindi l'aspira e lavapavimenti riesce comunque a lavorare perfettamente, ma in più lascia quella piacevole sensazione di pulito, come se il pavimento fosse appena lavato con il mop e tutta la casa rimane delicatamente profumata. Verità, io non avevo la pazienza di mostrarvi questi fantastici prodotti e vi mostro questi prodotti da Everdrop che sto utilizzando. Mi piacciono molto perché uniscono efficacia e attenzione alla sostenibilità. Questi sono i profumatori per la lavatrice, guardate voi che belli che sono, ad esempio con le fragranze molto naturali e delicati, quelle che non li trovate al supermercato, e questa variante a lime più fresca e agrumata, perfetta se si preferiscono i profumi più leggeri. Apprezzo molto anche che stanno in vetro, è talmente elegante e minimal, semplice. Qui invece c'è il detersivo delicato, ideale per i capi più sensibili che hanno bisogno di una cura particolare. Tutte le informazioni vi le lascio nella descrizione del video. Passo ora a un'altra pulizia fondamentale in casa, la lettiera. Io ho quella automatica per cui questo problema non ce l'ho, però ci tenevo di condividere con voi il metodo di lavare la lettiera. Con il tempo può trattenere odori molto intensi, una semplice pulizia spesso non basta. Inizio lavandola con acqua molto calda e un detergente per i piatti. L'acqua calda è fondamentale per igienizzare il fondo. Strofino bene tutta la superficie eliminando ogni residuo. Dopo aver risciacquata, aggiungo acqua pulita con un po' di aceto e lascio agire qualche minuto per neutralizzare completamente gli odori. Poi la lascio asciugare bene all'aria, meglio ancora al sole. Il risultato è una lettiera completamente pulita e soprattutto senza odori. Prima aggiungo della sabbia e metto un po' di bicarbonato sul fondo, aiuta ad assorbire gli odori nel tempo.
tempo. Per un effetto ancora più efficace, preparo una piccola ciotola con bicarbonato e scorze di limone o arancio. La posizione vicino alla lettiera così assorbi odori in modo continuo. In più, le agrumi tengono il gatto lontano dalla ciotola. Con pochi passaggi ma importanti, l'ambiente resta fresco e pulito e più piacevole per tutta la casa. E per tutte queste pulizie ho utilizzato questi guanti, sono lunghi e molto pratici e proteggono bene le mani, ma mi piacciono anche per i colori particolari, un colore delicato e armonioso. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia dato qualche idea in più per prendervi cura della vostra casa. Se vi è piaciuto condividetelo e fatemi sapere nei commenti quale consiglio avete trovato più utile. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!